Dopo l'82 trasferimento a Pisa, nel frattempo famiglia che cresceva, moglie Beatrice, anche lei trasferita perché era sempre con lo scatolone in mano. Noi abbiamo fatto 10 traslochi nella nostra famiglia, di conseguenza anche i figli, i soggetti, Matteo e Simone, a imbarcarsi, avere amicizie nuove in giro per il mondo, per il momento per l'Italia, perché noi abbiamo fatto Pisa, Latina, Guidonia, di conseguenza amici diversi, però tutto sommato devo dire che è un'esperienza positiva. Per la famiglia è positiva perché ti devi sempre inserire in un ambiente nuovo, conosci altre persone, altre culture, altri problemi. Ma con la moglie avevamo risolto questo problema dei trasferimenti, perché anche lei maestra, però non ha mai potuto esercitare per colpa mia, perché eravamo costretti a trasferirci abbastanza, non molto spesso, però insomma ogni 4-5 anni un trasloco dà un po' fastidio. Poi anche nello stesso di Guidonia abbiamo avuto un trasferimento dalla città, da Guidonia a Montecelio, eccetera, di conseguenza abbiamo avuto altri traslochi nella vita. E quello di Pisa è stato forse quello più definitivo, ci mettiamo a Pisa, bella cittadina, si sta bene, il lavoro era gratificante, perché l'ho preso come un lavoro gratificante, in quanto mi sono sentito non solo pilota, per divertimento personale, perché il pilota è quello, sta per aria e fa sentire l'elica, mi sono sentito anche però utile per gli altri, perché a Pisa si fa di tutto. Si fa di tutto, dal trasporto, quello militare che è previsto, ai lanci di paracadutisti, al lancio di materiale, la jeep che va fuori, la vedi, lanciamo una jeep, cos'è? È interessantissimo. Però ho partecipato con il G222 a una missione di soccorso umanitario in Africa ed era chiamata Mercy Flight, per cui avevamo 2 G222, secondo e 98, chiaramente che non si fanno discrimini, tutte e due del secondo e del 98, uno e uno, equipaggio misto tra 98 e secondo ad Asmara. Asmara è il aeroporto dove vedevamo ancora le vecchie schiacciasassi italiane che avevano abbandonato lungo la strada che ci portava dall'aeroporto agli hotel. E lì avevamo come compito, come missione, quella di trasportare materiale mangereccio, diciamo. Ed erano grano, ma principalmente grano, sacchi di grano, e lì non ho mai visto caricare e scaricare un G222 così velocemente da delle persone. Etiopi che sono alti 1,5 metri, erano tutti magrissimi, vederli di corsa in fila indiana salire, scaricare il sacco di grano da 70 kg sul pianale del G, di corsa, insomma, caricano queste brane in un batter d'occhio. Noi col forklift a volte non riusciamo a fare più in fretta di loro, e con questo carico di grano, sacchetti di grano, decoravamo da Asmara, atterravamo ad Aksum, Mekelle, erano le basi principali dove atterravamo, basi. Era passato un bulldozer, aveva fatto una pista in terra battuta, ciotoli a non finire, infatti atterrati, pom, le gomme partivano come se niente fosse, si sono cambiate una marea di gomme, appunto perché il problema erano queste piste semi-preparate, e lì ho avuto appunto l'impressione di essere utile a queste persone che erano ragazzini, morivano di fame in effetti. E allora ho detto, a qualcosa servo. Dopo questa esperienza di volo, l'equipaggio solitamente veniva rischierato per una quindicina di giorni, poi si cambiava, eccetera. E altra missione che mi ha gratificato a Pisa è stato il trasporto sanitario. Quando sul velivolo, di pronto impiego, chiaramente, veniva allertato, noi in 2 ore dovevamo pianificare, decollare, eccetera, e essere pronti a decollare per una destinazione che non conoscevamo, perché onestamente quando arriva la chiamata dici guarda, cominci a venire in aeroporto, poi ti diciamo dove andrai.
E qui Beatrice comincia a dire, come, Milno Beach, dove vai? Non c'erano i telefonini, signori, allora non c'era niente, di conseguenza era solo la sala operativa che diceva, guarda, tuo marito sta partendo, non le dicevano per dove, neanche quando saremmo rientrati. Per cui il trasporto sanitario aveva l'ambulanza con a bordo un poveretto, che chiaramente non poteva essere staccato dai macchinari dell'ambulanza e si decollava, principalmente erano ustionati quelli che trasportavamo, da tutte le parti d'Italia, e molto spesso Torino era la destinazione finale di questa ambulanza. Altro servizio sanitario che si fa, che penso si faccia ancora tutt'oggi, col 31esimo è molto più pratico che il GISO, era un aeroplanino pressurizzato, però rumoroso, freddo sempre, perché non si riusciva a riscaldare tutto il vano. Il trasporto di futuri dializzati, gente che doveva essere sottoposta a interventi di trapianto, principalmente renale, che necessitava di un breve tempo di trasporto dal momento in cui venivano allertati e trasportati per il successivo trapianto, il reimpianto di organo, e anche lì si veniva chiamati tutte le ore, tutti i giorni dell'anno, sempre. Capitava, che ne so, Pisa, Palermo, si imbarcava uno di queste persone, poi si atterrava a Napoli, se ne imbarcava un'altra, si andava quasi sempre in Francia, venivano effettuati questi trapianti, e anche lì ti senti utile. Pisa non ho avuto l'esperienza del 130 perché al secondo gruppo ci si incontrava raramente con gli altri piloti del 50esimo, del 98, perché si era sempre in giro. Di conseguenza non c'era, forse al circolo, no, al CDA ci si incontrava. Al CDA ci si incontrava, che tu dove vai? Ma io vado là, ma io devo andare là. Allora due chiacchiere con i colleghi che erano destinati ad altre destinazioni, altre missioni. Pisa, lanci paracadutisti a non finire, i lanci con i consubim anche della Marina, vederli buttarsi giù con quel saccone davanti, una cosa impressionante, che scava giù come delle pere, poi sganciavano il saccone, si vedevano che a volte un pilota stava e l'altro andava a vedere, curioso, non è mai successo, poi si saliva a bordo appunto per vedere come ci si comportava il personale di lancio. E poi ancora un'altra particolare attività, il MAFS, antincendio, G222, che ha iniziato il 130 in effetti con un sistema americano dove all'interno venivano piazzati dei contenitori, due o tre contenitori, dove venivano riempiti di un materiale ritardante, non è acqua, come fa il Canadair tutt'oggi, bensì un materiale, una miscela di un fosfato e acqua, ed ha un colore rosso. E quando questa soluzione casca sul terreno, crea una barriera contro il fuoco e non fa proseguire il fuoco perché sottrae ossigeno alla combustione. E è come una linea tagliafuoco. Infatti il lancio doveva essere effettuato non sulle fiamme, ma a cavallo, in modo che il fuoco, quando arrivava, chiaramente si studiavano il vento, c'erano le squadre a terra dei forestali che davano le indicazioni, si lanciava e il fuoco, quando arrivava lì, si fermava. A parte se c'era vento poi ricominciava, come succede spesso anche oggi. E il fatto del G222 allestito MAFS è stato fatto dall'Aeritalia, penso, e veniva montato solo un grande bussolotto dentro in fusoliera da 6.000 litri di questa sostanza, 6.000 kg, e due bombole a pressione di 300 psi, qualcosa del genere, che serviva appunto per sparare fuori questo liquido da dei nozzle che venivano estratti dopo l'arrivo in zona. C'era una procedura di avvicinamento, si apriva rampa e portellone e venivano messi fuori questi nozzle, sono due tuboni grossi, circa 1,5 metri di diametro, forse anche di più, e venivano caricati questi serbatoi di aria compressa
nel bussolotto di acqua, non acqua, dico acqua per dire soluzione di Fosce che è chiamata, e quando si arrivava in zona, il comandante del velivolo portava il velivolo in zona con un downhill o con un side hill, dipende dall'orografia che è sempre accidentata, perché lì c'è turbolenza, fuoco, fili, eccetera, fili delle teleferiche tante volte che tirano i boscaioli e non si vedono, e quando veniva dato l'ordine il copilot con un drop veniva schiacciato un pulsante che pressurizzava il tutto e veniva sparato fuori questo liquido a una pressione di 40 psi, cosa abbastanza rilevante perché si sentiva proprio il velivolo, un momento picchiante nel momento in cui veniva sparato fuori, e purtroppo non si sa l'incidente come è successo, abbiamo perso 2 velivoli in missioni di antincendio in Sardegna, che la maggior parte si effettuavano in Sardegna, Sicilia, Calabria e raramente zona Napoli, così sul Vesuvio, eccetera. E di conseguenza si veniva richiamati dal soccorso in una missione ISS a India Sierra e venivano appunto assegnate queste zone. Una volta sparato questo liquido ritardante, il velivolo era vuoto, di conseguenza si ritraeva rampe, portelloni, nozzle e si andava in basi dove erano rischiarati questi sistemi di approvvigionamento. C'era il saccone, il big bag di fosfato, l'acqua, il compressore, l'aeroplano atterrava e si cominciava a caricare l'aria incompressa, l'acqua e la soluzione viene miscelata a terra e poi pompata dentro questo silurotto e dopo si ripartiva e si andava a rispegnere il fuoco dove veniva richiesto dalle pattuglie della forestale. E di conseguenza di queste stazioni di allestimento erano in Cagliari, Alghero, poi c'era Trapani, poi c'era Cameri, chiaramente Pisa, e tutte le volte c'era il percorso di navigazione dal punto di lancio a quello dove si veniva riforniti di questo sistema, di questo liquido ritardante, e purtroppo anche lì si facevano missioni di addestramento durante il periodo invernale, solitamente, chiaramente, e nella zona del Toscana, dietro lì a Siena, c'era un reparto, una postazione di forestali e si andava a sparare solo acqua, chiaramente è costosa come soluzione questa faccenda. E questo è il volo del spegnimento incendi di Pisa. Poi Pisa cosa abbiamo fatto ancora? Il Mercy Flight, queste cosettine lì, e i soliti trasporti di personale, il famoso collegamento isole. Era un servizio che l'aeronautica ha approntato per il trasporto del personale militare tra le varie basi. Per cui il venerdì pomeriggio si partiva, si facevano alcune tappe, Ciampino, Trapani, Cagliari, insomma, Brindisi, e si imbarcavano personale militare che doveva passare il fine settimana dalla famiglia. Di conseguenza c'era il volo del venerdì e il volo del lunedì. E chiaramente erano tutti i voli di addestramento per i piloti che nella fase di addestramento devono effettuare missioni di trasporto personale, eccetera, eccetera. Poi le famose esercitazioni NATO, dove decollati da Pisa, solitamente si andava in Inghilterra, dove si imbarcavano paracadutisti NATO, delle forze NATO, AMF, e si lanciavano in Germania, sui posti della Baviera, per cui navigazione alta quota, bassa quota, sgancio, lancio, rientrate, erano delle esercitazioni a carattere NATO che si effettuavano periodicamente nell'arco dell'anno. Altro Pisa, ecco Beirut, il periodo in cui c'era Beirut, la guerra laggiù, trasportavamo alpini, esercito, adesso io dico alpini perché vedevo qualcuno con la penna dentro lì, però non è che interessasse il loro reparto di appartenenza. Noi decollavamo da Pisa, solitamente Brindisi, rifornimento, scalo a Larnaca, scalo tecnico, dopo si faceva una navigazione a bassa quota su Beirut, si scaricavano
il richiamo scaricare, ma si facevano scendere gli alpini, non è merce, insomma, di conseguenza venivano portati sulla pista di Beirut, anche lì tutte le solite cosettine predisposte dall'esercito per la sicurezza del velivolo, degli equipaggi, eccetera. Beirut è stato quello, altre esercitazioni in Turchia, uguale, sempre col trasporto di alpini. E così, Pisa, sono passati 4-5 anni. Un piccolo aneddoto su Pisa: dopo forse 2 o 3 mesi di assegnazione al reparto, stavo ancora facendo il conversion training sul G, alla CAE, allora si chiamava CAE, e vengo chiamato dal comandante del reparto volo e mi dice: ha dei problemi a tornare a fare l'istruttore a Latina? E dico: guardi, veramente, non ho ancora disfatto gli scatoloni del trasferimento da Guidonia a Pisa. Qualche problema l'avrei, ma mi è andata bene. Non sono stato ritrasferito a Latina come istruttore sull'allora S2F, che nel frattempo ha eliminato i P148 e portato avanti il discorso dell'S2F, 260, sia Marchetti. Pisa, niente, dopo nell'80, a parte, ok, passo indietro, Pisa, G222, Sarajevo, mio collega di corso, Marco Betti, in un volo di supporto a delle truppe che c'erano là rischierate, ed era un volo umanitario, anche questo, è stato abbattuto, non si sa da chi. Era in avvicinamento a Sarajevo, è arrivato un missile. E ogni anno ci ritroviamo a Marina di Pisa, lui era di Pisa, a ricordarlo.